Qualche anno fa attraversavo un periodo della mia vita in cui avevo molto lavoro da fare, avevo diversi progetti che portavo avanti in parallelo nella mia vita privata, avevo l'apprendimento delle lingue e un sacco di altre cose, quindi mi sono ritrovato a pensare, Simone, come puoi portare avanti tutte queste cose in modo sostenibile ed in parallelo? Beh, un ottimo modo per farlo è quello delle abitudini, quindi di automatizzare determinati processi per riuscire a portare avanti queste cose senza in realtà un grosso sforzo perché diventano parte di quella che è la nostra quotidianità. Oggi parliamo di abitudini, parliamo di che cosa sono le abitudini, vediamo perché le abitudini sono così importanti nella nostra vita. Alla fine del video ci sarà una piccola sfida per te, in modo che potrai implementare da subito quello che andremo a vedere oggi. Dai che si comincia. Se pensiamo alla nostra natura biologica come animali, per poter sopravvivere dobbiamo cercare di utilizzare al meglio le nostre energie, le energie che abbiamo, le risorse che abbiamo a disposizione. Come facciamo? Beh, grazie alle abitudini, ragazzi. Fare qualcosa in modo abitudinario di fatto vuol dire scollegare il cervello. Stiamo di fatto automatizzando un processo per risparmiare energia preziosa alla nostra sopravvivenza. L'Homo sapiens che non è riuscito a sviluppare le abitudini probabilmente ci ha lasciato da un pezzo sbranato da una qualche bestia rara. Le abitudini quindi esistono per farci risparmiare energia. Il nostro cervello e il nostro corpo vogliono costantemente risparmiare energia, sono super pigri e questa è l'unica cosa che vogliono fare. Al punto tale che questi comportamenti automatici avvengono in una parte del cervello che è diversa dalla parte del cervello che normalmente utilizziamo per prendere delle decisioni. Se sto seguendo un'abitudine, la parte del cervello che è relativa ai processi decisionali, di fatto, ragazzi, è scollegata. Non sto prendendo una decisione in modo cosciente, sto facendo una cosa perché sono abituato. Ne ho già parlato nel podcast quando ho fatto 30 giorni senza caffè. La mattina, andando al lavoro, mi sono ritrovato ad andare al bar della stazione in modo completamente automatico, senza pensarci, e mi sono detto, ma Simone, cosa stai facendo qui? Tu non vuoi il caffè. Così, ad esempio, che ho individuato un'abitudine, quella del caffè alla stazione tutte le mattine. In realtà la metà, quasi il 50% delle cose che facciamo quotidianamente avvengono senza che noi ne siamo completamente coscienti, sono in qualche modo una qualche abitudine, un qualche tipo di comportamento automatizzato che avviene in automatico. È quindi fondamentale imparare a conoscere e a riconoscere questi comportamenti e questi meccanismi automatici per usarli a nostro vantaggio, per raggiungere i nostri obiettivi, che possono essere dall'avere una vita più sana, trovare più tempo per lo studio, ad esempio, o a, non lo so, smettere di fumare, bere meno caffè, qualunque altra cosa uno voglia fare con la propria vita. Esiste un cosiddetto ciclo delle abitudini che si compone da un segnale che mette il cervello in modalità pilota automatico, una routine, ovvero un comportamento che può essere emotivo, fisico, cognitivo, e una ricompensa, che è quella cosa che fa in modo che noi andremo a ripetere lo stesso comportamento in futuro. Facciamo 3 esempi. Se riprendiamo quello di prima, nel caso del caffè, il segnale è arrivo in stazione, la routine è prendo il caffè, la ricompensa è ovviamente la caffeina che mi dà energia. Un altro esempio, e io ho avuto un po' questo problema durante la quarantena, ma credo che sia capitato a tanti, è l'esempio dei biscotti, i cookies. A me piacciono tantissimo. Io lavoravo nella mia stanza, ogni tanto facevo una pausa, andavo in cucina, mi prendevo un cookie e me lo mangiavo. E in poco tempo è diventata un'abitudine. In questo caso il segnale è entro in cucina, la routine è mangio il cookie e la ricompensa è lo zucchero che ricevi mangiando il cookie. Il tuo cervello in qualche modo è super contento perché riceve lo zucchero. Vi ho raccontato l'altro mio esperimento in cui ho fatto più di un mese senza dolci. Se volete, siete curiosi, andate a dare un occhio al podcast. Il terzo esempio, e anche qui me ne sono accorto durante questi 30 giorni senza caffè, è stato il caffè con i colleghi. Perché di fatto ogni tanto capita di andare in pausa con i colleghi al lavoro, no? Il segnale è la pausa con i colleghi, la routine è bere il caffè, la ricompensa in questo caso non è la caffeina di per sé, ma è il rilassarsi, distrarsi un po' dal lavoro, fare una pausa, chiacchierare un po' con i colleghi, quindi è più legato a fare una pausa e al distrarsi che non alla caffeina in sé. Vale lo stesso per chi magari fa la pausa sigaretta e va a fumare con i colleghi. L'obiettivo non è la caffeina, ma è un pochino quasi sociale, quindi fare due chiacchiere con i colleghi, riposarsi, staccarsi un po' dal lavoro.
Ecco perché durante la sfida di 30 giorni senza caffè, quello che ho fatto io è stato sostituire il caffè con una tazza di tè oppure un bicchiere d'acqua. Quindi il segnale e la ricompensa sono rimasti gli stessi, sono andato ad agire sulla routine, ma magari lo vediamo più tardi questo. Spero che questi 3 esempi siano abbastanza chiari per farvi capire che cos'è il ciclo delle abitudini, quindi segnale, routine, ricompensa, segnale, routine, ricompensa. Le abitudini sono quindi qualcosa che facciamo in modo automatico, indipendentemente dalla nostra forza di volontà. L'Università di Stanford negli anni 70 ha condotto un esperimento molto famoso nell'ambito della psicologia chiamato Marshmallow Experiment. Durante questo esperimento di fatto hanno preso dei bambini, li hanno messi in una stanza per 15 minuti e gli hanno detto: ti do un marshmallow, te lo piazzo lì sul tavolo, e se non mangi il marshmallow per 15 minuti, quando torno ti do un altro marshmallow, no? Una ricompensa in più, praticamente doppia perché avevano un marshmallow, dovevano evitare di mangiare questo marshmallow per 15 minuti e avrebbero ottenuto un secondo marshmallow. Che cos'è successo? La stragrande maggioranza dei bambini in realtà non è riuscita a resistere 15 minuti e si è mangiata il marshmallow. I bambini hanno quindi preferito una ricompensa istantanea al posto di una ricompensa più grande, però dopo un po' di tempo. E questa cosa è interessantissima. Gli scienziati allora hanno chiesto ai bambini che fossero riusciti a resistere come avete fatto a non mangiare il marshmallow. E questi bambini hanno detto: ma abbiamo deciso che il marshmallow non andava mangiato, non andava toccato. Abbiamo immaginato un anello di fuoco, di fatto, attorno a questo marshmallow, quindi diventava impossibile per noi mangiare questo marshmallow. A livello psicologico, di fatto, questi bambini hanno preso una decisione anticipata. Hanno deciso come avrebbero reagito ad un determinato segnale. In questo caso, ovviamente, il segnale era semplicemente: ti do il marshmallow, lo piazzo lì sul tavolo davanti a te. La routine era: mangio il marshmallow, e la ricompensa era lo zucchero proveniente dal marshmallow. Questo semplice esempio ci insegna quanto sia difficile cambiare un'abitudine una volta che è stata acquisita, ma ci insegna anche che la forza di volontà, che è quella che hanno avuto questi pochissimi bambini di questo gruppo di studio, è un muscolo, è qualcosa che possiamo acquisire. La forza di volontà si allena decidendo in anticipo la nostra risposta ad un determinato segnale. Pausa caffè oggi pomeriggio alle 2? Bene, decido che mi berrò l'acqua al posto del caffè. Arrivo a casa da lavoro alle 5? Bene, decido che vado a correre anziché buttarmi sul divano. Dobbiamo quindi individuare i segnali e pianificare una routine diversa per arrivare alla stessa ricompensa. Quindi andremo ad agire sulla routine, il secondo elemento del ciclo delle abitudini. Una qualunque azione, ragazzi, diventa un'abitudine se ancora prima di vedere il segnale ho già il desiderio per la ricompensa. Quindi devo andare a collegare nuove routine a segnali già esistenti. Ad esempio, mi sveglio, bene, come prima cosa vado a bere un bicchiere d'acqua. Torno dal lavoro, bene, come prima cosa vado a correre. Come faccio però a individuare i segnali durante le mie giornate? Una cosa molto molto utile che consiglio a tutti di fare è di analizzare quelle che sono un pochino le proprie giornate, di scrivere, di iniziare a fare tracking. Basta farlo qualche giorno in realtà per capire quali sono i principali segnali che innescano le nostre abitudini principali. E poi ci possiamo chiedere: dove posso introdurre una nuova abitudine? A quale segnale potrei collegarla? E poi scegliere una ricompensa adatta. Il discorso legato a come cambiare abitudini, come eliminare, come sostituire delle abitudini è molto complesso e si potrebbe fare uno, anzi più di un video a parte. Se vi interessa, scrivetemi nei commenti, ragazzi, e io farò un prossimo video su questo argomento nello specifico. Prima di concludere, però, vorrei introdurre il tema di abitudine chiave. Ognuno di noi ha di fatto un'abitudine che viene definita chiave, che determina tutte le altre. Per me, ovviamente, ragazzi, è lo studio delle lingue. Questa abitudine, nel mio caso, tiene in piedi tutte le altre, le tiene allineate, ed è come se, appunto, se non ci fosse questa abitudine, se questa abitudine venisse a mancare, crollerebbero anche tutte le altre, perché nel mio caso, appunto, dovendo studiare la mattina prima di andare al lavoro, allora vado a letto anche un po' più presto, allora ho iniziato anche a curare l'alimentazione, perché garbage in, garbage out, no? Si dice in inglese, quindi se mangiamo in un certo modo il cervello funziona meglio.
Quindi in generale consiglio a tutti anche qua di spendere un po' di tempo, ma facendo tracking davvero 2 o 3 giorni dovreste riuscire davvero a capire anche qual è la vostra abitudine principale. Se lo sapete già, scrivetemi nei commenti, e se non lo sapete, la sfida di oggi è proprio questa, ragazzi. Cercate di capire qual è la vostra abitudine chiave. È super fondamentale, vi aiuterà tantissimo poi a capire come pianificare la giornata in maniera ottimale, cosa sta succedendo anche nella vostra vita. Vi accorgerete di un sacco di comportamenti automatici, come è stato nel mio caso di nuovo quello del caffè in stazione, di cui magari non sapete neanche l'esistenza, ma che sono cose che fate tutti i giorni. Capire quali sono le nostre abitudini e quali abitudini determinano la nostra vita, la nostra giornata, perché come detto potremmo arrivare anche al 50% delle azioni che facciamo, di fatto governano metà della nostra vita. Se pensiamo che in realtà 8 ore al giorno più o meno le passiamo dormendo, beh, allora più della metà della nostra vita, perché è il 50% del tempo in cui siamo svegli. È super fondamentale capire quali sono e riuscire a governarle al meglio. Vi lancio questa sfida, ragazzi, fatemi sapere, potete scrivermi nei commenti e vi ringrazio. Come al solito, se non mi seguite, seguitemi sul canale, iscrivetevi e ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao!